Ciao a tutti e ben ritrovati in Psicologia Semplice. Oggi parliamo di un tema interessante e parliamo cioè di tutti quei comportamenti sessuali che vengono considerati strani dalla maggior parte delle persone e che generano quindi curiosità, però talvolta anche un po' di confusione. Parliamo quindi di parafilia. Cerchiamo di parlarne in modo chiaro, scientifico, senza pregiudizi e quindi partiamo proprio dalla domanda: cosa sono le parafilie? Dopo la sigla. Bene, partiamo dalla definizione. Il termine parafilia deriva dal greco e significa letteralmente amore al di fuori. Para sta per al di fuori, mentre filia amore. Pensate quando diciamo paranormale, qualcosa che è fuori dal normale. In psicologia e psichiatria le parafilie si riferiscono a modelli di eccitazione sessuale che si manifestano in risposta ad oggetti, situazioni o individui atipici, cioè al di fuori della norma che viene considerata comunemente. È importante sottolineare che avere un interesse sessuale atipico non è di per sé una patologia. Molte persone possono infatti avere fantasie o preferenze sessuali che si discostano da ciò che è considerato tradizionale. E questo è assolutamente normale e fa parte della vasta gamma della sessualità. La sessualità infatti è un universo molto più ampio di quello che noi spesso crediamo. Ma quando diventano un problema? Bene, la differenza tra parafilia e disturbo parafilico sta proprio nel momento in cui un interesse atipico diventa un motivo di preoccupazione. Quindi qui dobbiamo fare una distinzione fondamentale tra parafilia e disturbo parafilico. Una parafilia è semplicemente un interesse sessuale atipico, particolare, ma diventa un disturbo parafilico quando questo interesse causa disagio clinicamente significativo o compromissione nel funzionamento della persona. Ad esempio, se una persona prova profondo imbarazzo, ansia o depressione a causa di questi suoi interessi, o se si interferiscono con le sue relazioni, con il lavoro, con la vita quotidiana, con il rapporto col suo partner, allora in quel caso iniziamo a chiamarlo disturbo. Se questo implica un danno o un rischio di danno per sé o per gli altri, anche in questo caso parliamo di disturbo. Pensiamo ad esempio a dei comportamenti che non sono consensuali, che violano i diritti altrui o che mettono a rischio la sicurezza e l'integrità fisica o psicologica di qualcun altro. In sintesi, l'interesse in sé non è un problema, ma lo è il disagio che provoca o il danno che può causare. Qualora vi chiediate ancora di cosa stiamo parlando, facciamo qualche esempio comune. Ci sono infatti diverse parafilie, alcune sono più note, altre molto meno. Vediamo alcuni esempi. Il feticismo, un'eccitazione sessuale verso degli oggetti inanimati, ad esempio scarpe, biancheria intima o oggetti in generale. Non si tratta semplicemente di trovare attraente un certo tipo di abbigliamento accessorio. Nel contesto parafilico, il feticismo implica un'eccitazione sessuale predominante ed esclusiva nei confronti di alcuni oggetti inanimati o parti del corpo non genitali. Un individuo può provare una intensa eccitazione sessuale esclusivamente o quasi esclusivamente manipolando o osservando un certo tipo di scarpe, di biancheria intima o magari dei tessuti specifici. Il problema emerge quando questo interesse è talmente totalizzante da sostituire l'interazione sessuale con un partner o da creare disagio significativo nella vita della persona. Immaginiamo una persona che si sente impossibilitato a non mettere in atto questo tipo di comportamento in momenti in cui ciò non è opportuno. Il voyeurismo,
un'eccitazione derivata dall'osservare di nascosto persone nude che si spogliano o che sono impegnate in attività sessuali. Pensate ai vecchi guardoni. Bene, la componente chiave qui è la non consensualità dell'osservato. Un caso potrebbe essere quello di una persona che prova un'eccitazione preponderante nell'osservare senza il consenso o la consapevolezza di un'altra persona, questa che si spoglia o mette in atto dei comportamenti sessuali, magari spiandola dalla finestra. Parliamo di disturbo parafilico quando questo comportamento è ripetuto ed è compulsivo e quindi viola la privacy o la sicurezza degli altri. Esibizionismo. L'esibizionismo è l'eccitazione sessuale che si prova mostrando i propri genitali estranei. È una situazione che purtroppo si verificava molto quando ero piccolo, insomma succedeva che magari eravamo con degli amichetti in cortile, in giardino, e arrivava una persona e apriva l'impermeabile. L'intenzione non è mai quella di aggredire fisicamente, ma semplicemente ottenere una reazione di sorpresa, spavento, disgusto da parte dell'osservatore. Questo chiaramente corrisponde a una violenza psicologica nei confronti degli altri. Queste cose in effetti avvenivano in luoghi pubblici come parchi, stazioni o di fronte a persone sconosciute, in molti casi davanti anche a minori. Chiaramente questo è un comportamento invasivo, oggi lo definiremo anche violento, ed è un disturbo per chi lo attua, ma è anche un'aggressione alla libertà e alla tranquillità degli altri. Frottage, eccitazione derivante dal toccare o strusciarsi contro una persona non consenziente. Spesso questo viene fatto in luoghi affollati, come l'autobus per esempio. Sadismo sessuale, eccitazione nell'infliggere sofferenza psichica o fisica a un'altra persona. Masochismo sessuale, eccitazione nel subire sofferenza fisica o psicologica da parte di un'altra persona. Spesso sono indicati insieme come BDSM, bondage, disciplina, sadismo e masochismo. Sono parafilie quando l'eccitazione sessuale deriva dall'infliggere, in questo caso sadismo, o dal subire, masochismo, dolore e umiliazione. Parliamo di sadismo per esempio quando una persona trae eccitazione nell'infliggere dolore fisico all'altro, schiaffi, frustate, botte, oppure anche violenza psicologica, umiliandola verbalmente. Dobbiamo dire che se questo avviene in un contesto consensuale, sicuro e basato sulla fiducia reciproca, come avviene molte volte, non lo consideriamo un disturbo. Diventa invece un disturbo parafilico quando l'individuo prova un impulso compulsivo a infliggere dolore a persone non consenzienti, oppure se il comportamento causa un danno significativo alla salute di questa persona. Nel caso del masochismo invece una persona trae eccitazione nel ricevere dolore o nell'essere umiliata sessualmente. Anche qui, se consensuale e sicuro, non è un disturbo. Lo diventa quando la persona non riesce a limitare i rischi per la propria incolumità o cerca situazioni non consensuali per soddisfare il suo impulso. Andiamo all'ultimo caso, che è quello che sicuramente ci colpisce di più, la pedofilia. È cruciale parlare di pedofilia, perché a differenza delle parafilie precedenti, la pedofilia è sempre e comunque un disturbo, e questo perché implica un interesse sessuale verso dei bambini nella pubertà o addirittura più piccoli. Non esiste in questo caso un contesto consensuale per il sesso con dei minori, e quindi questo interesse è intrinsecamente dannoso e criminale. In questo caso si tratta quindi di eccitazione sessuale ricorrente intesa da un adulto verso bambini. Questo è un disturbo grave che richiede un intervento specialistico immediato e un monitoraggio molto stretto. Questo data la sua intrinseca pericolosità per le vittime. Questi sono solo alcuni esempi. E come dicevo, il punto critico non è l'esistenza dell'interesse, ma
se esso si traduce in comportamenti non etici, non consensuali o dannosi. Per concludere, come vedete, la gamma delle parafilie è ampia, ma ciò che le accomuna quando diventano un disturbo parafilico è la sofferenza dell'individuo che ne è affetto oppure il danno che viene arrecato ad altre persone. Il mio obiettivo in questo video è quindi fare chiarezza e ridurre lo stigma, incoraggiando chiunque si trovi in difficoltà a cercare aiuto. La psicologia offre strumenti e percorsi per gestire questi impulsi e quindi vivere una vita sessuale più serena e rispettosa di sé e degli altri. In conclusione, desidero enfatizzare la differenza tra fantasia o preferenza e disturbo. La non consensualità e il danno sono i criteri per il disturbo. Per la pedofilia invece dobbiamo essere fermi e chiari sul fatto che è sempre un disturbo e non ha nulla a che fare con il consenso. Quando dobbiamo cercare aiuto? Se tu o qualcuno che conosci prova disagio a causa di interessi sessuali atipici o se questi interessi vi spingono a comportamenti che potrebbero causare danno a voi stessi o agli altri, è fondamentale cercare un aiuto, l'aiuto di un professionista. Uno psicologo o uno psichiatra specializzato può offrirti infatti un ambiente sicuro e non giudicante per esplorare questi sentimenti. Ti aiuterà a comprendere le cause e sviluppare strategie per gestire questa situazione. L'obiettivo è sempre promuovere il benessere individuale e prevenire qualsiasi forma di danno che può essere causata da queste tendenze. Spero che questo video ti sia stato utile per fare un po' di chiarezza su questo argomento che spesso viene frainteso. Se hai domande, vuoi approfondire, lascia un commento qui sotto e non dimenticare di iscriverti al canale per non perdere i prossimi video. Grazie per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video proprio su questo canale. Ciao e buona estate!